Ciao, questo è il podcast dedicato alla logistica, alla supply chain e all'innovazione tecnologica. È lo spazio in cui proviamo a rendere chiari anche i temi più tecnici, senza complicarli. Noi siamo Stesi e questo è Talking Supply Chain. Oggi siamo qui in compagnia di Simone Trentin, Product Owner di Stesi, e parliamo di tracciabilità. Ho letto: un buon sistema di tracciabilità è imprescindibile per una buona gestione del magazzino. Cosa ne pensi, Simone? Sicuramente è una cosa necessaria per poter garantire la corretta conoscenza della giacenza, della rintracciabilità, che significa sapere dove si trova la merce in qualsiasi istante, e avere garanzia che il dato sia affidabile. Facciamo un passo indietro. Che cos'è la tracciabilità? La tracciabilità è la capacità di poter sapere la vita, la situazione e lo stato delle merci in qualsiasi momento. Quindi io di solito sono abituata a una tracciabilità di prodotti alimentari, ma non è così. La tracciabilità in verità è importante per qualsiasi tipo di prodotto, non solo per l'alimentare, dove ci sono anche degli obblighi di legge e soprattutto dei vincoli molto più stretti, ma di per sé è utile in qualsiasi momento. La tracciabilità di un prodotto permette appunto di sapere la storia, dove si trova e anche cosa è stato fatto in precedenza. A volte può anche essere utile per verificare delle contestazioni, quindi anche post uscita dal magazzino. Quindi nel magazzino è importante in qualsiasi momento sapere come si muove la merce, in che momento e tutto ciò che accade alla merce durante il suo ciclo di vita all'interno del magazzino. Mi fai un esempio? Ad esempio, potrebbe essere, nel caso più semplice, soprattutto i magazzini che stanno crescendo col tempo, dove magari in passato la ricerca del prodotto era affidata, se non a volte anche alla memoria delle persone o all'addetto, in un ambiente, un magazzino che cresce, dove ogni giorno arrivano nuovi prodotti, ci sono nuovi addetti, non è più possibile garantire questo solo sulla base dell'esperienza delle persone. La tracciabilità permette quindi di gestire tutto questo. Come? Andando fin dall'ingresso in magazzino a mappare tutti i passaggi. Quindi cosa vuol dire questo proprio lato pratico? Da quando arriva la merce si scarica il mezzo, si esegue il posizionamento della merce, si sa dove è stata messa, poi possiamo entrare in ambiti anche un po' di come avviene questo lavoro che in ottica di ottimizzazione, però a parte questo permette quindi poi al momento in cui si va a prelevare la merce per essere spedita, spostata, sapere dove si trova, organizzare il prelievo in maniera ordinata ed efficiente e sapere anche quindi a fronte di cosa è stata prelevata la merce e quando è stata spedita, uscita dal magazzino. Tu sei PO di un gruppo e segui diversi clienti. Mi fai un esempio pratico di un impianto che hai seguito dove è stato applicate queste logiche di tracciabilità e come con un software come un VMS si può aiutare? Un esempio lampante, soprattutto perché appunto parliamo anche di tracciabilità alimentare, dove è ancora più importante la tracciabilità, potrebbe essere l'impianto di Alce Nero, perché qui parliamo anche di alimentare appunto, quindi non si tratta solo di sapere quando è uscita la merce, ma anche di gestire il lotto, la scadenza e quindi garantire sempre che la merce sia spedita secondo le regole, il fatto che non sia scaduta, il fatto di consumare sempre quella che è più vicina alla scadenza e dare la possibilità agli operatori di trovare la merce puntualmente a seguito dell'indicazione di un software di dove trovare la merce esatta da spedire, senza quindi avere processi di ricerca manuale o evitando errori. Quindi tu mi stai dicendo che gli operatori di magazzino, tramite un software, prelevano la merce in base a quello che gli viene detto e non quello che decidono loro, corretto? Esatto, diciamo che tutto questo, la tracciabilità per essere realizzata ha bisogno di processi Ok. organizzati, ben definiti, in base all'impianto, in base alle esigenze, che vengono processati appunto, eseguiti tramite tipicamente un software. Non avere tracciabilità che cosa comporta? Non avere tracciabilità appunto vuol dire non sapere dov'è la merce, non sapere
cosa si ha esattamente in giacenza, avere quindi una certa possibilità di avere errori di giacenza e non conoscere esattamente cosa si ha in magazzino, e oltre al fatto a creare anche errori magari di non sapere dov'è la merce, doverla cercare. Avere tracciabilità garantisce anche una conoscenza molto precisa della giacenza, quindi avere certezza di quello che sia magazzino, quindi aiutare eventuali riordini, sapere se si può fornire della merce a un cliente. Quindi non avere tracciabilità comporta non essere affidabili praticamente. Un altro grande vantaggio della tracciabilità è anche sapere chi ha fatto cosa, quindi i tempi di evasione di attività, quindi avere tracciabilità permette quindi anche un po' di controllo non solo della merce, ma anche di come lavora il magazzino, cioè sapere un operatore quanto riesce a fare, sapere il magazzino quanti ordini riesce a evadere in un giorno, avere dei dati consistenti e realistici della potenzialità del proprio magazzino. Quindi la tracciabilità è fondamentale anche per questo, anche se non è il primo obiettivo della tracciabilità. E quali sono gli strumenti che ti permettono di tracciare una merce? Oltre al software che fa da, mente, giusto? Sì, Da raccoglitore? il software nello specifico appunto il WMS è il software che garantisce i processi, che li definisce, è lo strumento per seguire il processo. Okay. Ci sono invece gli strumenti necessari invece per poter realizzare il processo, inteso tutto quello che appunto crea tracciabilità. Nel caso più comune è il barcode. Il barcode è un codice, appunto un'etichetta di tipo barcode univoco che viene usato per identificare varie cose. Perfetto. Innanzitutto in un magazzino viene utilizzato principalmente per segnare, identificare l'unità di carico. Il barcode è fondamentale perché, assegnato all'unità di carico, permette di mappare ogni movimento di questa unità di carico. Il barcode poi viene usato anche per le ubicazioni, dove ogni ubicazione viene associato un nome, una codifica, e quindi permette all'operatore di leggerlo per dire dove mette la merce o dove preleva la merce. Oltretutto il barcode è anche fondamentale per gli articoli, per i lotti. Più il barcode è presente, più permette all'operatore di essere veloce, evitando che vada a imputare manualmente i dati. Il barcode permette con una semplice lettura, con un dispositivo adatto, quindi un tipico device con un lettore laser, di leggere i barcode. Dal barcode si possono leggere i vari dati che servono per la tracciabilità, quindi l'UDC, l'ubicazione, l'articolo e il lotto. Quindi con poche letture l'operatore riesce a seguire il processo e portarlo avanti. E oltre al barcode ci sono altri strumenti? Un altro esempio potrebbe essere invece di tecnologia, può essere l'RFID. L'RFID cosa si tratta? Non è un vero e proprio strumento, è un modo di operare. Okay, L'RFID tipicamente è usato per pallet interi, quindi okay. permette di sapere lo spostamento del pallet mappando la posizione del mezzo che la sposta, per intendersi i carrelli. Sapendo in ogni momento la posizione del carrello e magazzino, possiamo sapere anche il pallet dove viene preso e spostato. Quindi indirettamente, implicitamente ci permette di tracciare il movimento della merce guardando la posizione esatta del carrello che la sposta. Questa è ad esempio una tecnologia un po' più complicata, ma anche che dà dei vantaggi molto grossi, in quanto potrebbe evitare l'utilizzo del barcode in maniera intensiva, quindi senza andare a leggere con un lettore barcode ogni movimentazione, che per l'operatore si traduce in una movimentazione più veloce, più E anche rapida. un saving di tempo. La supply chain ha ancora tante cose da dire e noi di Stesi abbiamo intenzione di dirle. Ascoltateci.